Salve ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi andiamo a vedere come sostituire la lama nella troncatrice Enel 2131. Sigla e partiamo con il video. Vi auguro come sempre una buona visione. Dunque ragazzi, innanzitutto vi spiego il motivo per cui ho intenzione di sostituire la lama, visto che la troncatrice è nuova, anzi nuovissima, l'ho acquistata qualche giorno fa. La lama in dotazione ha 48 denti e bisogna dire che taglia benissimo, però per i tagli trasversali alla venatura del legno è meglio usare una lama con più denti. Ed eccola qui, 64 denti, originale Enel, costo su Amazon 33,68 €. La prima cosa da fare, molto importante, è staccare la spina. Questa è la prima cosa che bisogna fare. Poi con questa vite qua stringiamo i binari, non devono scorrere, quindi la stringiamo bene, ecco. E alla fine stringeremo anche questo. Stringiamo bene, così è fissa e siamo tranquilli. Per accedere al bullone che stringe la lama bisogna allentare, anzi svitare soltanto questa vite qui. Non toccate né questa e specialmente non toccate questa, perché dentro c'è una molla che se vi si leva sono rogne per rimetterla. Ve lo dico perché su quella troncatrice che vedete laggiù, che è il modello 2112, l'ho dovuta svitare perché mi è successo un incidente di cui ho fatto anche uno shorts. Ve lo lascio qui su nelle schede, anzi se non l'avete visto andatelo a vedere perché è molto importante per quanto riguarda la sicurezza con la troncatrice. Quindi, come abbiamo detto, con le due chiavi in dotazione prendiamo quella più piccola e andiamo a svitare questo bullone esagonale. Lo svitiamo tutto. A questo punto tiriamo su il coprilama e la lamiera e riappuntiamo il bulloncino che abbiamo svitato prima, così la lamiera sta ferma. Ecco qui, adesso è libero. Con l'altra chiave in dotazione, quella più grande, andiamo a svitare la lama in senso orario, così. Ma prima di svitare, dal lato opposto della troncatrice c'è un perno. Questo bisogna premerlo per bloccare la lama. Si cerca la posizione della lama ideale e si preme. Ecco qua, così la lama è bloccata e possiamo svitare. Quindi, come abbiamo detto, con la mano destra premiamo il perno per bloccare la lama. Ok. Infiliamo la chiave esagonale nel bullone e a questo punto, siccome non è sempre facile svitarlo perché è dura, dobbiamo trovare un tubo in ferro, tipo in questo caso sto usando un tubo dell'acqua da mezzo. Lo infiliamo nella chiave esagonale, così avremo molta più forza. Teniamo la troncatrice e la svitiamo. Ecco qui. E finiamo di svitarlo a mano, sempre in senso orario. Ecco qui. Prendiamo il nuovo disco e lo appoggiamo dentro. Ok. La flangia non è tonda, qui lateralmente è schiacciata e questo deve corrispondere a questo schiacciamento qui del mozzo. La metteremo in posizione. Ecco, deve entrare bene fino in fondo. Ora prendiamo il bullone e lo andiamo a avvitare. Questa volta in senso antiorario. Blocchiamo la lama, infiliamo la chiave esagonale e stringiamo bene. Andiamo a togliere il dado della lamiera che avevamo messo qui per tenerla ferma, la rimandiamo giù e rimettiamo il dado.
Ecco qui. E con la chiave piccola lo stringiamo bene. A posto. Proviamo che tutto funzioni. Bene, non rimane che provarla. Ecco qui ragazzi, taglio pulitissimo, perfetto. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettetemi un bel like. Non dimenticate di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo progetto Fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti!